d'ordinanza. Quando uno ha un mezzo del genere lo deve fare in tutte le maniere. Poi, piccola borsettina, cosa c'è qui dentro? Ora possiamo partire. Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Oggi finalmente siamo arrivati a Firenze, in via della Fonderia, qua dal Brandini, per provare una macchina incredibile. Andiamo! Credo proprio che sia lei. Bella. Possiamo andare. Questa è una macchina cittadina, vero? Misure contenute, vero? È un bel mezzo che sta veramente bene in un ambito urbano, vero? Ma quanto mi piace invece andare nell'extraurbano con un mezzo del genere che ci permette davvero, anche per via del sistema di aria che dopo andremo a vedere, ma soprattutto perché abbiamo un plus incredibile. No, cioè ragazzi, no, non so se rendo, guardate. No, vabbè, tanta roba. Ora arriviamo, vi farò vedere dove e cominceremo a ragionare un pochino della vettura. Però ragazzi, anche in extraurbano top, veramente top. Ed eccoci ragazzi a conoscere per meglio. Quella è la 500 elettrica. Innanzitutto quelle abbiamo noi a disposizione, ma in definitiva quelle sono in allestimento. Noi in questo momento abbiamo la versione con batteria maggiore, 42 kWh, e permettono 320 km in chilo WLTP rispetto alla versione con batteria inferiore, 23,8 kWh, e permettono 185 km. Come dicevamo, questa è una vettura estremamente importante, cittadina nelle dimensioni, lo vediamo bene. Abbiamo 3632 mm di lunghezza, 1683 mm di larghezza e 1527 mm di altezza. Dopo vedrete anche all'interno come sta il sottoscritto, alto 1,93 e non si sta affatto male. Al posteriore ragazzi proverò, ma per una persona alta come me non è il massimo su una vettura del genere. Ma dopotutto questa è una vettura cittadina e quindi non possiamo aspettarci che uno alto 1,93 possa stare al posteriore. Non ci sto neanche sulla Opel Corsa elettrica perché vado a battere, diciamo, con la testa sul soffitto, quindi non ci sono problemi sotto questo punto di vista, ma andremo a provare lo stesso perché voglio farvi, diciamo, la prova completa in tutte le sue forme. Questa vettura, dicevamo, è cittadina nelle sue forme, nelle sue dimensioni, ma non disdegna affatto quello che è il mondo extraurbano. Questo grazie al pacco batteria, come dicevamo, con un'autonomia niente affatto male. Considerate la mia Opel Corsa 337 km. Abbiamo una CCS veramente importante su questa versione, arriva a 85 kW. Dopo vedremo per meglio come funziona il sistema di ricarica e come è davvero fornita la vettura. E ora andiamo a vederla un po' per meglio sul davanti. Al posteriore con il bagagliaio da 185 litri e andiamo a vedere davvero il sistema infotainment. Facciamo un po' di prove su strada di un mezzo. Ragazzi, io vi dico solo una cosa: è il mezzo più consegnato nel mese di maggio con oltre 1000 vetture, è il mezzo più consegnato dei primi 5 mesi dell'anno con oltre 4000 vetture. Sta avendo un successo strepitoso e quindi io credo davvero che parlino prima i numeri che il sottoscritto. E ora andiamo a vedere un po' per meglio, perché queste sono parole, anzi sono fatti, non sono parole. Andiamo a conoscere per meglio sul davanti, dietro, posteriore, infotainment. Andiamo! Come vedete le forme sono estremamente interessanti. A me piace tantissimo il fatto di avere la scritta 500 invece di Fiat sul davanti, perché davvero la rende come un brand premium, un brand esclusivo. La cosa mi piace particolarmente, mi piace tantissimo anche i fari rotondi sul davanti, che per una parte finiscono sul cofano, quindi veramente molto interessante, fatto estremamente bene. In questa versione abbiamo anche i cerchi, quelli più importanti. A me il cabrio fa impazzire, quindi dopo andremo a vedere come funziona, ma io sono estremamente di parte. E ora andiamo a vedere anche come funziona il bagagliaio.
sposto però un secondino il video perché ho da togliere quello che ci ho messo, se no sembrerà ancora più piccino di quello che in realtà non sia. Andiamo a vedere quello è il bagagliaio, come dicevamo 185 litri così riposti, non è enorme però c'è tutto ragazzi. Io ho visto una coppia tedesca con questa macchina venuta in Italia. Qua sotto abbiamo il kit e questo è la zona bagagliaio. Dopo vi faccio vedere una particolarità interessante quando andiamo a aprire totalmente quello è il tettuccio, ve lo faccio vedere subito. Ora abbiamo aperto totalmente quello è il tettuccio, io voglio aprire quello che è il bagagliaio. Che succede? Vado a aprire il bagagliaio, guardate, il tettuccio si richiude parzialmente, guardate, e ora è possibile aprire il bagagliaio. È una ganzata pazzesca, cioè l'hanno studiata veramente bene. Ora andiamo all'interno. Andiamo ad entrare in vettura. Abbiamo qui davanti al guidatore uno schermo da 7 pollici. Sì, siamo pronti. E qua per quanto riguarda lo schermo dell'infotainment può essere fino a 10,25 pollici, in questo caso abbiamo un 10,25 pollici. Interessante anche il fatto che qua abbiamo la ricarica wireless del cellulare con il loghettino che ricorda la città di Torino, vedete qua la Mole, perché dopotutto questa vettura viene fatta a Mirafiori, luogo torinese e anche luogo storico davvero della 500. Qua abbiamo tutto quello che riguarda la climatizzazione, ma naturalmente troviamo tutto anche nella parte infotainment. Qua abbiamo il selettore di marcia con DK Drive, insomma retromarcia e quant'altro. Qua sotto troviamo il selettore del volume e questo della marcia, quindi normal, Sherpa o range, ma dopo andremo a vederle insieme come funziona e cosa vogliono dire. Qua abbiamo un comodo ripiano per riporre le nostre cose. Ora andiamo a vedere ragazzi al posteriore, anzi prima vi faccio vedere come stiamo all'interno. Io direi estremamente spaziosi, ci si sta veramente molto bene. Lo spazio non manca, poi in questo momento abbiamo il cielo aperto, possiamo veramente dire è una cosa meravigliosa ragazzi. D'estate non c'è niente di meglio di un tetto apribile in questa versione cabrio, è meravigliosa. Ora andiamo al posteriore ragazzi, non cominciate a ridere perché vi ricordo sono alto 1,93 e questa vettura non è proprio diciamo adatta alle persone alte 1,93. Ora vi faccio vedere, faccio prova di contorsionismo, aiuto. Allora, come stiamo? Stiamo che la testa andiamo a batterla, bisogna essere sinceri. Voglio chiudere anche addirittura la posizione di guida, giriamo. Ed è assolutamente impossibile. Però, ragazzi, io sono veramente, diciamo, importante nelle dimensioni. Per farvi vedere come posso stare io con le gambe al posteriore, ho messo la seduta del passeggero totalmente avanti e io riesco a starci. Io per stare al posteriore, ma sono alto 1,93 come ricordo perché non è mai abbastanza, bisogna mandare avanti tutto quello che è la seduta del passeggero. Però ragazzi, vi ricordo che la mia Opel Corsa è la solita cosa, io dietro non ci posso stare. Vi mostro davvero il colpo d'occhio che abbiamo della posizione di guida, è veramente molto bella ragazzi. Questa macchina non mi scorderò mai di dirlo, smetterò mai di dirlo, è veramente fatta bene. Dopotutto se ne stanno vendendo e consegnando tantissimo, un motivo ci sarà, è veramente estremamente fatta bene. Come vedete qua la zona di guida, lo schermo dell'infotainment e poi vedremo quelle sono le sue funzioni domani quando andremo anche a utilizzarla ulteriormente. Ragazzi, bella, mi è piaciuta, mi sta piacendo anzi. Andiamo ora a ricaricare, vi faccio vedere un pochino a quanto eravamo, siamo arrivati oggi come giro, sabato quindi, siamo al 63% con praticamente 130 km percorsi. Dopo farò due conti per vedere un pochino come siamo andati, ma credo molto bene, ecco. Ora ricarichiamo il 37% che manca, domani guarderò, considerando anche più o meno un 10% di perdite in ricarica, quanto corrisponde. Siamo al 92%, questo perché non mi ero accorto che praticamente, guardate, impostazioni di ricarica, non mi ero accorto che qua era stato un po' impostato su 2, intensità di ricarica,
e quindi non abbiamo ricaricato al massimo della velocità, era impostato su 2, quindi siamo andati molto più lenti, non siamo arrivati al 100%. Prima vi faccio vedere quanto abbiamo immesso: 13,43 kWh. Ora, tanto a noi ci basta benissimo, però almeno sappiamo che la velocità di ricarica è impostabile su 5 livelli. Intanto vi mostro la qualità della videocamera, che è veramente buona per quanto riguarda davvero la camera posteriore. Ora andiamo a parcheggiare la vettura a casa. Come vedete, la qualità della camera è veramente molto buona. Scusatemi per la qualità, diciamo, del cellulare, che non sta apprezzando troppo la luce, cioè, ma è veramente fatta bene. Continuiamo ragazzi il nostro giro. In questo momento si sta affrontando un po' quelle che sono le campagne toscane, perché vi voglio dimostrare davvero che questa vettura non è solo e semplicemente cittadina, ma veramente una anche extraurbana totale. Io lo consiglierei anche per fare alcuni viaggi importanti. Certo, il bagagliaio non è enorme, però saputo sfruttare, io credo davvero che questa vettura possa essere estremamente interessante. Come vi dicevo, ho trovato una coppia giovane di turisti tedeschi proprio con questa vettura, e quindi ragazzi, loro sì che hanno fatto un viaggio importante. Ora andiamo a vedere davvero quello è il sistema di infotainment, guardiamo un pochino di dettagli, perché il bello di provare queste vetture per 3 giorni, praticamente sabato, domenica e lunedì sera andiamo a riportarla, ci permette di sfruttarla al meglio, di vedere davvero quelle sono le caratteristiche principali, anche dettagli che magari in una semplice guida di alcuni minuti è impossibile fare, come spesso accade guardando i video su YouTube. Ora vi mostro un paio di dettagli interessanti. Mi sono portato anche il metro, vi voglio far vedere quanto è grande l'ingresso del bagagliaio, perché è una cosa importante. Per fare viaggi importanti bisogna saperlo sfruttare al meglio, e io consiglierei delle valigie in tela rispetto a quelle magari un po' più rigide, si possono utilizzare magari in aereo, se posso permettermi questo consiglio. Andiamo a vederla nei dettagli un po' principali, guardiamo un secondino come funziona il sistema di infotainment, poi andiamo a caricare ad una fast. Almeno vi faccio vedere un po' come funziona anche in questo dettaglio estremamente interessante. Comunque ragazzi, vi porto in dei posti, mi sto divertendo tanto a fare queste recensioni, mi piace particolarmente. Poi il mondo elettrico è bellissimo e vario, quindi a maggior ragione diventa una cosa estremamente piacevole. Andiamo. Innanzitutto vi voglio mostrare, non ve l'avevo fatto vedere nella giornata di ieri, quanto spazio mi rimane sopra la testa in posizione di guida. Abbiamo chiuso quello che è il tettuccio e noi abbiamo 4-5 dita sopra la testa, quindi estremamente comoda sotto questo punto di vista. Come dicevamo, andiamo a vedere il sistema di infotainment, andiamo a vedere quello che è la videocamera. Qui davanti abbiamo la schermata, quella davanti al guidatore, 7 pollici. Ricordo, in questo momento vedete l'ultimo dato registrato nella giornata da ieri fino ad ora. Abbiamo fatto praticamente 300 km, 11,9 la media. Abbiamo sempre il 36% di batteria, tanto dopo andiamo alla fast, 46 km/h di velocità media. Io direi veramente interessante. Naturalmente ora abbiamo la vettura accesa, il contatore continua, e quindi tra un pochino vedrete che calerà la velocità media. Andando a scorrere in questa maniera vedrete anche tutti quelli che sono gli altri parametri, e quindi veramente interessante, fatto bene. Abbiamo anche il navigatore sulla schermata principale del video, e poi andiamo a vedere davvero come funziona dal lato infotainment. L'infotainment è veramente fatto bene, in questo momento è sul lato navigazione. Sull'home vediamo, qui abbiamo il telefono, non l'abbiamo registrato il nostro, anche perché tanto domani sera andiamo a riportarlo. Vediamo la radio, che comunque sia è gestibile anche dal lato media, e come anche è gestibile il discorso del telefonino per quanto riguarda la gestione della musica. Abbiamo la situazione che riguarda naturalmente quella è la climatizzazione. Abbiamo il pulsantino per andare a vedere quello del navigatore, con tutte le impostazioni per cambiare la visuale.
veramente interessante anche perché vi fa vedere davvero i vari viaggi che abbiamo la possibilità di scegliere davvero come Google Map, e abbiamo anche quelli che sono i caricatori che troviamo sulla strada. Veramente interessante, fatto bene. Qui abbiamo il telefono, come dicevamo non l'abbiamo registrato, e qui abbiamo le impostazioni, possiamo scegliere. Interessante anche qua dove vediamo davvero i flussi di aria. Ora in questo momento siamo fermi, se no vedrete il flusso che va in entrata o in uscita dalla batteria verso il motore, dipende se siete in rigenerazione o in utilizzo. Abbiamo la programmazione, possiamo programmare, quello è il sistema di ricarica, e abbiamo qua il sistema davvero che possiamo ridurre, quello è il flusso di aria in ricarica, quindi anche sotto questo punto di vista è interessante. Come dicevamo, dal lato sul lato inferiore troviamo quello è il sistema di climatizzazione anche a pulsantini. Qui abbiamo il selettore di marcia, come dicevamo qua abbiamo il selettore della marcia davvero, quindi in normal, in Sherpa o anche in range. Io consiglio il range, e qua il volume. Vi vorrei far vedere una cosa, un dettaglio, se riesco a girare la telecamera mentre sono in questa posizione. Abbiamo qua, come dicevamo, quello è il vano che abbiamo nascosto, è veramente grande, guardate, possiamo infilare anche, inserire 2 bottiglie dell'acqua, è veramente incredibile. Cosa altrettanto incredibile, possiamo farlo anche qua sotto il bracciolo. Come vedete abbiamo nascosto, quella è una bottiglia da mezzo litro, anche perché vi volevo far vedere un pochino la capienza dei 2 vani, veramente interessanti e ampli, e abbiamo anche 2 sistemi di ricarica all'interno, quindi possiamo anche, volendo, ricaricare il nostro device qua al nascosto da occhi indiscreti, quindi veramente interessante da questo punto di vista. Cosa comunque sia, oltre al wireless possiamo fare anche direttamente qua sul frontale, in maniera tale anche da sfruttare quello è Android Auto ed Apple CarPlay. Veramente interessante, estremamente fatto bene. Vi voglio far vedere, abbiamo parlato del navigatore, vi voglio far vedere per meglio come funziona il navigatore, mi sembra giusto fare in questa maniera. Andiamo a cercare un luogo, diciamo, al di fuori, naturalmente, a parte del range, in questo momento siamo al 36%, ma a prescindere lontano, almeno sì, viene anche meglio. Abbiamo cercato prima quello che è Napoli Centro, guida, ma vedete è molto fluido, estremamente fluido, veramente interessante. Vi fa vedere quelli che sono i percorsi che abbiamo la possibilità di scegliere, vedete, no? Tipo Google Maps, veramente fatto bene. In questo momento, quando andrà a finire quello è la guida, se non avete scelto, lui sceglie in automatico quello che è il migliore. E vedete, no? Vi indica la ricarica necessaria per arrivare alla destinazione, cercare una stazione lungo il percorso, veramente fatto bene, guarda. A me piace particolarmente. Qui abbiamo, come dicevamo, la possibilità di scegliere differenti tipologie, abbiamo anche quelli che sono gli autovelox, vediamo qua, destinazione alle 21:13. mi fa molto piacere, grazie mille. E qui vedete davvero quello è il percorso, veramente interessante. Guardiamo ora alla zona qua del volante. Qui abbiamo la possibilità, come dicevamo, del selettore per quanto riguarda lo schermo, l'utilizzo del proprio smartphone per chiamare, l'assistente vocale. Qui abbiamo la possibilità della guida autonoma di livello 2, cruise control, capacità di gestire la distanza davvero con il vicino che abbiamo davanti alla guida. E poi abbiamo dei pulsanti. Ora girerò la camera al contrario perché sennò sono impossibili da vedere. Non so se si vedono, qua dietro al volante abbiamo 2 pulsantini, abbiamo lo stesso dal lato opposto, in cui possiamo alzare e abbassare il volume e gestire quello che è la radio attraverso proprio dietro al volante. Non so se vedete bene, qua dietro abbiamo dei comodi pulsantini. Interessante come scelta, interessante. Non so ragazzi se rende bene nel video, ma questa vettura è eccezionale, ragazzi. Sembra davvero di essere in ferie, totalmente cielo aperto in questa maniera, una cabrio meravigliosa, si guida che è una bellezza. Poi andiamo a ricaricare, vi faccio vedere come funziona la ricarica. In questo caso in DC l'abbiamo fatto vedere con la Nissan Leaf, e comunque sì, abbiamo anche un video dedicato all'interno del canale per vedere come si ricarica da colonnina, però preferisco in questo caso farvi vedere come funziona in AC, che poi sono le colonnine principali. In questo caso abbiamo un trifase da 11 e vedremo insieme come funziona. Comunque ragazzi, davvero regala sensazioni uniche. Non so se è un po' più in alto, no ragazzi,
È meraviglioso davvero. Se vi capita l'occasione andate a provarla perché merita. Dopotutto è la vettura più consegnata nel mese di maggio e nei primi 5 mesi dell'anno. A breve vedremo anche nel mese di giugno, voi questo video lo vedrete che è già giugno, ma io lo sto registrando e siamo a conclusione del mese di maggio. E quindi ragazzi sono convinto che stia facendo ottimi traguardi, stia raggiungendo ottimi traguardi anche nel mese di giugno, e poi faremo un video dedicato sui primi 6 mesi dell'anno in cui credo proprio che continueremo a vedere la 500 Eletria nella prima posizione. Andiamo. Innanzitutto andiamo a vedere dove si trova il sistema di carica. Lo troviamo al posteriore lato passeggero. Qua troviamo quelle che sono la ricarica in AC e in DC, togliamo quelle che sono le protezioni. La AC, come vi ricordo sempre, questa qui ricarica in corrente alternata e in corrente continua DC e tutto questo. È comodo anche il fatto che abbiamo qui due LED che ho provato anche a casa quando sono andato a ricaricare e si vede veramente molto bene, quindi è straconsigliato, brava Fiat con questo accorgimento. E ora andiamo a vedere come funziona con la ricarica da colonnina pubblica. Ragazzi, vi ricordo, bisogna portarsi il cavo da casa con queste. Scusatemi ragazzi se devo aggiungere un audio esterno, ma evidentemente in questo stralcio di video non mi è venuto l'audio, mi dispiace, probabilmente sarà giornata calda. Come funziona la ricarica con le colonnine AC? È semplicissimo, voi prendete il vostro cavo di ricarica, togliete quelle che sono le protezioni ai poli, prendete la vostra tessera per la ricarica, in questo caso noi abbiamo utilizzato quella di Enel, come vedete anche nelle immagini, andate ad appoggiare la tesserina alla colonnina dove vi sono quelle 3 lineette da contactless per capirsi, l'appoggiate su quel punto lì, vedrete che la colonnina andrà a fare la lettura della carta, lo vedrete direttamente a display. Una volta letta la carta vi indicherà di inserire quello del capo di ricarica, prima lo inserite dalla parte vettura, poi inserite la colonnina e il gioco è fatto. Andiamo a ricaricare. Andiamo a vedere il sistema di carica. Come vedete in questo momento siamo attaccati alla rete con la colonnina e la vettura ci indica che per arrivare al 100% occorre 2 ore e 47 minuti. Questo perché la vettura dispone fino a un trifase da 11 kW come abbiamo in questo momento in dotazione e una DC da ben 85 kW che permettono un 10-80% in 31 minuti. Per questo dico che questa vettura strizza davvero l'occhio anche all'estero urbano, anche alle vacanze volendo. Come vi dicevo, una coppia tedesca è arrivata in Toscana con questa vettura e quindi è veramente interessante sotto questo punto di vista perché è una cittadina ma che ha grandi ambizioni, possiamo definirla in questa maniera. Ora andiamo a vedere sotto al cofano, che voglio farvi vedere anche l'unità propulsiva, vi dico quanti cavalli siamo e quant'è lo 0-100, andiamo a vedere. Andiamo ora a vedere l'unità propulsiva che troviamo qua sotto. Questo è il vano del motore, abbiamo 87 kW, 118 cavalli, 0-100 da 9 secondi. Sulla versione con batteria inferiore il motore è leggermente più piccolo con il 0-100 da 9,5, però abbiamo un 0-50 km/h in 3,1 secondi, quindi estremamente performante. Quindi questa è l'unità propulsiva che troverete all'interno della 500 Elettric. Veramente buono, 9 secondi non è affatto male. Vediamo ora gli ultimi dettagli prima di guardare anche ai prezzi. A me piace tanto questo 500 e troverete dietro a quello lo schermo dell'infotainment, interessante. Come interessante anche il simbolo, davvero la veduta di Torino, veramente fatta molto bene. Simpatico anche quello che troverete allo sportello, guardate, molto simpatico, made in Torino. Le maniglie potrete chiudere a chiave senza prendere il telecomandino con questo pulsantino qua. Molto interessante. Simpatico il loghettino 500, tutto cromato, però con la parte E che è in evidenza in celeste. Molto bellino. Il loghettino 500 alla fanalleria posteriore, molto carino anche questo. Sono dettagli che a me piacciono particolarmente, sono attento a queste cose, piacciono. Anche le frecce, interessante come scelta, che vedete va a fuoriuscire da quella che è la carrozzeria, vedete? Molto interessante. Come simpatica la scelta dell'apertura degli sportelli a pulsante uguale naturalmente per quanto riguarda l'accensione del veicolo, guardate,
Comunque niente vieta di aprire gli sportelli, diciamo in maniera manuale. Qua vi è una levetta per andare ad aprire lo sportello, diciamo in maniera fisica, ecco, rispetto al pulsantino, comunque è veramente fatto bene. Altro dettaglio interessante potevo dirvi prima ma mi ero scordato: con il pulsantino che trovate qua dietro al volante, premendolo 2 volte potrete andare a togliere quello e lane assist. Personalmente io li levo su tutte le vetture perché sono leggermente invasivi e insomma, se non serve o non vi piace, doppio clic, dov'è? Doppio clic qua. È anche simpatico, vado ad accendere la vettura perché è molto carina come cosa, sperando non mi parta a razzo la radio, mi pareva di no. Guardate, vedete in questo momento lo schermo è in versione giorno perché la fanaleria è in, non so se si vede, in automatico, non so se si vede, è in automatico. Se io vado a metterla così in manuale, come magari può capitare, lei va, vedete, in opzione notte, voi li mettete in automatico torna a giorno finché non arriva l'ora tarda e lui va nella versione notturna. Simpatica come cosa. Ora vi voglio mostrare un po' come sta andando, tanto dopo metterò anche un video quando arriveremo in concessionaria per vedere quanti chilometri abbiamo realizzato. Abbiamo fatto per ora 320 km con 11,8 kWh di batteria utilizzata. Vi voglio parlare un po' del sistema di propulsione. Vedete in questo momento il range, io consiglio personalmente di utilizzare sempre il range. Come vi dicevo è selezionabile con questa levettina qua, guardate cosa succede. Vedete, potete andare a scegliere tra normal, range e Sherpa. La differenza: in normal praticamente è la versione più sbarazzina della 500 e vi permette di utilizzarla al massimo per quanto riguarda l'unità propulsiva, però avrete pochissimo frenata rigenerativa. In range la frenata rigenerativa va al suo massimo praticamente, e in Sherpa avrete sì frenata rigenerativa importante ma una velocità limitata a 80 km/h e diciamo la parte climatizzazione off limits, inutilizzabile. Quello vi consiglio io personalmente di utilizzare il range. Come funziona la frenata rigenerativa? Ragazzi, sulla 500 elettrica è estremamente performante, talmente performante da dirvi davvero che è possibile con questa vettura fare la guida ad un pedale, guidare davvero con un semplice pedale, quello dell'acceleratore, perché è veramente forte. Sono rimasto stupito veramente tanto perché la frenata rigenerativa è importante, veramente importante. Bisogna farci leggermente l'occhio perché dipende da, io ne sto provando diverse di vetture e questa è la veramente importante e io personalmente mi piace tantissimo la cosa. È praticamente quasi tutta attivata in automatico tranne un piccolo pezzettino in fondo, lo vedo dal grafico in schermata, con il pedale del freno, ma la maggior parte del freno viene rilasciato da subito quando andate a staccare l'acceleratore. È veramente performante e va a zero, cioè non è come la mia vettura che a 7-8 km/h stacca la frenata rigenerativa e va in automatico. Con questa vettura la frenata è estremamente potente e si arresterà la vettura, cioè arriverà a zero e andrà a bloccarsi. Quindi veramente performante, mi piace veramente tanto. Ottima Fiat, ha fatto veramente una grande cosa. Andiamo a vedere la nota dolente prima di arrivare alla conclusione di questo video, il prezzo. Ovviamente non conosco quelle sono le scontistiche del concessionario, vi invito ad andare a sentire la vostra concessionaria di turno per sentire un po' quant'è la scontistica, perché quella non la so. So solo che ci sono gli incentivi statali fino a 8.000 euro più 2 di scontistica obbligatorio, quindi 10.000 euro, poi dipenderà dal buon cuore della vostra concessionaria quanto è lo sconto ulteriore. Partiamo da 26.150 euro per quanto riguarda la versione berlina con la batteria inferiore, fino a 29.900 euro per quanto riguarda la 500 elettrica con batteria maggiore come quelle che abbiamo in questo momento in dotazione, sempre berlina e non cabrio come abbiamo in dotazione in prova in questo fine settimana. E quindi il prezzo è importante sì, però bisogna vedere anche quant'è la scontistica. Praticamente, per cominciare a ragionare, con 29.900 euro meno 10.000 euro di rottamazione
siamo leggermente sotto i 20.000 euro più un eventuale sconto ulteriore da parte del concessionario, e quindi il prezzo non è estremamente eccessivo, anzi, dovuto, lo sapete bene, la 500 costa leggermente di più, anche perché diciamo una vettura che ha un brand, ha un nome, quindi anche quello si fa pagare un po' di nome. La Vespa, no? È uno status symbol. Una 500, ragazzi, io ve lo dico subito, io avessi un'azienda di noleggio ne prenderei un si sa quante, perché ragazzi, pensate davvero a quanti turisti sarebbero emozionati di prendere una vettura del genere a noleggio ed andare a giro per il bel paese con una 500 elettrica. Ragazzi, se qualcuno ha la possibilità di fare un investimento del genere, prendetelo in considerazione, che fosse per me, avessi la disponibilità e avessi un'attività di noleggio, io ne prenderei tantissime e sarei pronto con i turisti di turno a dargliela in noleggio, perché sono convinto che andrebbe da paura. Pensateci bene, perché questa vettura è estremamente, diciamo, italica, e quindi nel brand Italia, che un turista straniero viene proprio a gustare il bel paese, questa vettura per me è il top, è il massimo, veramente il massimo. Quindi dicevamo, con sotto 20.000 euro, con meno di 20.000 euro, più una scontistica ulteriore da parte del concessionario, partite davvero con una vettura del genere con 42 kWh di batteria. E non è, ragazzi, malaccio, non è affatto male, perché questa vettura, come dicevamo, ha una DC importante che permette di fare dei giri importanti, di andare a fare molto extraurbano, di andare a fare una gita fuori porta, andare a fare una vacanza. Ragazzi, davvero dovrete un pochino trovarvi d'accordo con il bagagliaio. Ora vi faccio vedere, abbiamo il metro, quanto è la grandezza del bagagliaio, almeno vi gestite. Io comunque vi consiglio di utilizzare un bagaglio in tela, almeno se in questa maniera non avete problemi. Andiamo. Ora vi mostro, ragazzi, quant'è l'apertura nella 500 elettrica sotto il profilo del bagagliaio. Andiamo a vedere qual è il cavo di ricarica, viene dato in dotazione con la vettura. Il vano di carica è 360 mm e nella parte più larga 780, quindi almeno vi potete gestire. Per quanto riguarda l'interno è 1030 per 1030 mm per 480, con una altezza di 480 mm. Ora vi faccio vedere qual è il vano il cavo di carica che viene dato in dotazione. Questo è il famoso carichino, viene chiamato un po' in questa maniera, con la presa asciugo, con il lochettino 500 qui sopra anche, quindi è molto carino anche questo. E questo è il cavo che viene dato in dotazione. Per quanto riguarda il cavo di tipo 2, avete visto spiralato in questa maniera, non l'abbiamo acquistato a parte, e su internet si trovano. Comunque sia, se volete mi scrivete o qui o sulla pagina Facebook o Instagram e vi dico dove l'ho acquistato, non ci sono assolutissimamente problemi. Arriviamo alla conclusione e speriamo di aver fatto un buon lavoro, dai. Ora guardiamo un po' come si scollega la vettura. Innanzitutto voglio farvi vedere, siamo arrivati al 58%, credo che fossimo al 31%, mi pare. Vado un po' a memoria. Carino anche il fatto che si possa vedere più o meno lo stato di carica anche qua dove abbiamo il sistema di carica. Come vedete ci sono le lancette, siamo sopra il 40%, meno del 60%, vedete sta ricaricando la parte del 60%. Come andiamo a scollegare? Questa, come dicevamo, è la colonnina Enelix, dove inizialmente abbiamo passato questa tessera dove ci sono quelle lineettine lì dove c'è il contactless. Noi prendiamo la nostra tessera e la andiamo ad appoggiare precisamente qua. Come sempre, a conclusione del video andiamo a vedere un pochino quanti chilometri abbiamo percorso e che consumo medio abbiamo avuto. Abbiamo fatto quasi 440 km, 11,9 kWh su 100 km e 44 km/h di velocità media. Però per entrare a Firenze la media si abbatte fortissimamente, perché insomma la situazione è abbastanza complicata. Vi voglio raccontare un paio di massime. Vi dico, innanzitutto questa macchina è veramente interessante anche per via della canzone, sentite alle ripartenze
a Marcord di Nino Rota, che non ho voluto mettere perché ho paura di qualche problema di copyright con YouTube, quindi ho preferito evitare. Però ragazzi, pensate davvero a un turista americano che viene a prendere una vettura del genere, viene a fare una vacanza nel bel paese, prende una macchina del genere e sente davvero il suono, quella canzone alle ripartenze. Poi questo è un mezzo iconico, storico, quindi a maggior ragione. Poi volevo parlare del discorso delle spaziosità. Ho provato con mia moglie, che è più piccola del sottoscritto, 1,74 m, l'ho fatta posizionare, diciamo, come seduta al passeggero per vedere se al posteriore riusciva a entrare. Lei 1,74 m, quindi 1,74 m al posteriore con 1,74 m all'anteriore, e come altezza ci siamo, per la testa ci siamo. Per quanto riguarda le gambe, se riesce, se sta diciamo un po' più, non con le gambe dritte ma più divariate, riesce a stare anche al posteriore. Quindi due persone di 1,74 m un viaggio riescono a farlo, uno anteriore e uno posteriore. Io sono un 1,94 m, quindi sono un po' veramente fuori scala, e quindi non faccio testa. Ora andiamo a riconsegnare la vettura, noi continuiamo con il video e vi saluto, un bacione, continuiamo. Questo è, diciamo, l'ultimo percorso quando andate a spengere la macchina, vi fa vedere com'è andata. Quindi ragazzi, io spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi fatto conoscere per meglio questa vettura, che è estremamente interessante, a me è piaciuta veramente tantissimo. Poi mi piace anche andare a giro a vedere nuove location per mostrarvi ancora di più quella è la bellezza del mezzo specifico, nel caso attuale la 500 elettrica, un gran bel mezzo. Dopotutto è il mezzo alla grandissima più consegnato in Italia, un motivo ci sarà, e non solo in Italia ragazzi, e non solo in Italia. Io davvero vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto sempre qui su Marco Elettrico, sia sulla pagina Facebook, YouTube, Instagram, per conoscere per meglio quelle saranno le prossime vetture che andremo a recensire. Intanto ringrazio il gruppo Brandini per averci dato la 500 elettrica, ringrazio Fiat davvero di aver prodotto un mezzo veramente interessante, e ringrazio davvero voi per continuare a seguire sempre più numerosi quello del nostro canale. Io davvero vi ringrazio, un bacio a tutti, sempre Forza Elettrica, alla prossima, ciao, iscrivetevi al canale!